Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. L'auto che vi farò scoprire oggi viene dal Giappone. Per farvela vedere siamo venuti presso il concessionario Autotrend di Bari ed è una freschissima novità. La potete ammirare già da qui, è la nuova Mazda 3 presentata all'ultimo salone di Los Angeles nel 2018. Prima però di farvi vedere la nuova del segmento C di Mazda, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche cliccando sul campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video e anche, li trovate qui sullo schermo, di dare uno sguardo ai nostri contenuti social, Facebook e Instagram. Però direi che è arrivato il momento di scoprire la Mazda 3 perché è un'auto interessantissima. Innanzitutto partiamo dal frontale, che è la parte che mi ha colpito di più entrando qui in showroom. C'è questa griglia in gloss black con nidi d'ape e questa cornice che va verso la zona di fanali con una palpebra inferiore, fanali che si sviluppano appunto dall'angolo della griglia andando in una maniera molto sottile, in una forma molto sottile, fari LED verso la parte laterale. C'è il badge Mazda, che non è appunto un badge metallico che appunto presenta superfici più vuote all'interno, ma è un tutt'uno che nasconde dei sensori che appunto saranno utili per i sistemi di assistenza alla guida. Oltre ai fanali, sempre dal centro, dalla griglia, parte una nervatura che corre dalla zona del cofano fino a tutto il montante anteriore, sottile, dove ci possiamo ricollegare per mostrarvi la zona della diciamo, la cupola degli specchietti laterali, che presenta un design molto aerodinamico, sembra quasi tagliato dal vento e nasconde la fascia LED per le frecce, per le luci, per gli indicatori diciamo. Sotto c'è una mezza cornice cromata che arriva seguendo tutta la parte dei finestrini fino alla zona posteriore, si ferma qui in alto con una virgola e fa vedere, sottolinea la linea degli sportelli della zona posteriore, dei sedili posteriori, che scende con una C verso il basso. In basso troviamo anche i cerchi da 18 con questa colorazione che sembra quasi un mix tra il grigio e l'azzurrino, che va a riprendere il nuovo colore della carrozzeria della nuova Mazda 3. E nella parte posteriore vediamo che l'auto cambia leggermente, perché se ci soffermiamo senza vedere tutta la parte laterale, che comunque ha una linea del tetto molto bassa, la rende molto sportiva e filante, se dicevo ci soffermassimo sulla parte posteriore e basta, potremo notare come l'auto sembra quasi un piccolo crossover, perché con questo spoiler in gloss black la linea del tetto scende fino a quella del portabagagli, però si ferma piuttosto in alto per scendere molto rapidamente. Nella sua discesa troviamo innanzitutto i nuovi gruppi ottici posteriori, con una ciglia sempre in un colore più scuro e delle forme più circolari che vanno a nascondere i nuovi fari LED, il badge ovviamente Mazda 3 e tutta la parte sempre in gloss black dell'estrattore posteriore con due scarichi a sinistra e a destra con le punte cromate. Vediamo, il portabagagli è aperto, vediamo se c'è un doppio fondo da mostrarvi. Penso che comunque ci vada kit di gonfiaggio, ma in generale le dimensioni sembrano piuttosto buone per un'auto di questo segmento, del segmento C. Vanta dimensioni che ovviamente andranno ad aumentare battendo i sedili, di 351 litri. Chiudiamo il portabagagli. Adesso è il momento di farvi vedere quelli che sono gli interni, perché oltre alla parte anteriore molto sportiva, un'altra cosa che mi ha colpito immediatamente sono gli interni, sono veramente belli. Andiamo a vederli. Scopriamo gli interni della nuova Mazda 3. Allora, le dimensioni non ve le ho dette e ora vi spiego il perché. L'auto presenta un tetto molto basso, donandole una linea molto sportiva, e volevo capire un po' lo spazio per l'ingresso e lo spazio per la mia testa. Sono entrato molto comodamente, ho spazio per la testa a sufficienza e ora vi dico le dimensioni. L'auto innanzitutto è alta 1,45 m, larga 1,80 m e lunga 4 metri, scusate, e 46 cm. Diciamo che all'interno, nonostante sia un'auto dalle dimensioni compatte ma comunque medie, l'abitabilità è eccellente, devo dirlo. Ho tanto spazio di movimento per le mie braccia, la visibilità sembra molto buona comunque, l'1.8 diciamo un po' meno perché è un po' più piccolo, ma tutte queste cose le potremo notare magari in un test drive in futuro.
Ciò che vi posso dire è che gli interni mi hanno colpito un sacco perché hanno una filosofia che io personalmente adoro, less is more, ossia elementi estetici e pulsanti ridotti davvero al minimo, ce ne sono pochissimi nella parte centrale, la rendono veramente elegante, quindi semplicemente zona dedicata all'aria condizionata e alle luci dell'hazard, allo start and stop e ai sedili riscaldabili. Qui al centro, in una superficie in piano black molto scura, spero si riesca a vedere perché capisco che l'auto è veramente scura e aggressiva, c'è la leva del cambio, corta, bellissima, cambio manuale, disponibile anche l'automatico, e rotori per quanto riguarda il controllo della connettività dei media in generale, che troviamo qui, perché c'è un nuovo schermo che sembra quasi sospeso in questo mix di plastiche morbide, pelle, cuciture stupende, sembra sospeso questo schermo dell'infotainment da 8,8 pollici, magari chissà potremmo portarvi anche alla scoperta in un focus infotainment di questo sistema di Mazda, però esteticamente parlando sembra molto molto bello. In questo ambiente tutto scuro, elegantissimo, noto dei dettagli in alluminio, innanzitutto nella parte del pannello porta, con questa fascia che corre fino a raggiungere l'handle della portiera e l'impianto audio Bose, lo speaker dell'impianto audio Bose, poi davanti ai miei occhi sul volante, devo dire un volante con una corona piuttosto grande, con pulsanti dedicati ai controlli e ai sistemi di assistenza alla guida, sempre per le telefonate, per la connettività, e lungo tutta la plancia c'è un'altra fascia sempre cromata, che va proprio a spezzare questi colori più scuri e la rende molto molto elegante. Una novità di questa Mazda 3, dedicata più che altro al guidatore, sarà il fatto che davanti ai miei occhi non trovo i soliti quadranti, ma ne trovo uno nuovo in particolare, perché ovviamente sulla sinistra c'è il contagiri, sulla destra c'è un altro quadrante che dà tutte quante le informazioni riguardo la temperatura e diciamo, la quantità di carburante rimasta, diciamo, l'autonomia, e al centro c'è un quadrante totalmente digitale, quindi una grossa novità molto molto bella. Io sto seduto comodo, i sedili in pelle sono avvolgenti, controlli, come vi ho detto, sempre tutto sotto controllo per la mia accessibilità con le mie mani, è un'auto che merita veramente tanto. Adesso vi parlerò delle motorizzazioni, però dovrete aspettare perché ve le dirò sui sedili posteriori. Ok, devo ammettere che nella parte posteriore si sta un po' più stretti perché giustamente il tetto raggiunge il portabagagli in maniera un po' più spiovente. Nonostante ciò, spazio per la testa ce n'è ancora, l'ingresso solamente è stato leggermente più arduo rispetto all'anteriore, ma vi dico, nessun problema, nessun vero problema. Ho lasciato il sedile del guidatore nella mia posizione di guida, le mie gambe vanno a toccare, però non sto seduto scomodo perché la seduta in generale mi mantiene in maniera molto confortevole, e poi le gambe vanno a toccare in una superficie che ha la conformazione per le ginocchia e comunque una superficie sempre in pelle molto morbida, quindi non ha una conformazione per le ginocchia come quelle viste in altre auto, quindi magari in plastica più dura, ma resta tutto sommato confortevole. Pelle ovunque, sedili anteriori, posteriori, qui c'è anche il bracciolo con i due portabicchieri, e anche dietro gli interni sono davvero semplici, molto eleganti. Qui purtroppo manca una presa USB che, diciamo, nelle auto odierne non dovrebbe mai mancare, però magari, chissà, è stata pensata per farsi dei viaggi in totale relax senza pensare almeno per una volta allo smartphone. Veniamo ai numeri. Le motorizzazioni. Quella in cui siedo attualmente ha una motorizzazione Skyactiv diesel da 116 cavalli, è presente ovviamente una motorizzazione benzina, un 2000 da 122 cavalli, con una particolarità perché è una motorizzazione benzina mild hybrid. Entrambe motorizzazioni Skyactiv, la benzina ha un motore 4 cilindri, in futuro, verso penso l'estate, arriverà una motorizzazione chiamata Skyactiv X. In cosa consisterà? Sarà sempre una motorizzazione benzina che avrà un rapporto di compressione
versione che la renderà più simile a una motorizzazione diesel per quanto riguarda efficienza e consumi, quindi penso che sarà quella la versione da scegliere. Attualmente comunque la gamma è piuttosto completa, questa è la più accessoriata in versione Exclusive, ci sono anche versioni Executive, Evolve ed Exceed, ma in generale è una versione molto molto ricca e mi interessa parecchio. Devo dire, mi interessa parecchio, è sempre bello venire qui da Autotrend perché le Mazda sono auto qualitativamente parlando di alto livello, va detto. Penso che starò qui ancora un altro po' a studiarmi questi interni, più che a studiarmeli perché non c'è molto da studiare, a godermeli, ecco la parola giusta, perché sono pulitissimi, eleganti, semplici, ciò che purtroppo al giorno d'oggi manca sempre di più nelle auto. I prezzi per la nuova Mazda 3 partono da 23.200 euro, è un'auto, come già detto, piuttosto interessante, quindi non mi resta altro che chiedere a voi quali sono i vostri pensieri riguardo questa nuova Mazda 3. Fatemeli sapere qui sotto nei commenti, fatemi sapere anche se questo video vi è piaciuto lasciandomi un like e condividendolo sui vari social. I nostri canali social con contenuti tutti nuovi li trovate qui sullo schermo, Facebook e Instagram. Per ultimo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video. Ci vediamo al prossimo video.